Calia incarica due esperti aeronautici, che sono il professor Casarosa e il professor Scolaris, di produrre una loro perizia indipendente su questo incidente. E la conclusione come avevo detto in precedenza, la conclusione dei due esperti sono che l'aeroplano è in corso in una vite o comunque una perdita di controllo, loss of control in flight, che è la causa della maggior parte degli incidenti. E come emerge da un appunto che Casarosa produce anni dopo, questa cosa non piace assolutamente a Calia, perché Calia voleva assolutamente che si corroborasse la tesi della bomba. E loro non sono d'accordo perché non hanno elementi per fare un'affermazione del genere e concludono quindi in questo modo. E si lamenta Casarosa in questo appunto del fatto che Calia nel suo libro Il caso Mattei, scritto assieme a Sabrina Pisu, perché il suo appunto parte da questo libro, non ha tenuto in nessun conto le considerazioni di due periti autorevoli che lui stesso aveva incaricato, perché non gli faceva comodo. Le conclusioni di questi due esperti, che replicavano esattamente le conclusioni delle prime due commissioni d'inchiesta, non gli piacevano. Lui aveva bisogno di soggetti che dessero ragione alla tesi della bomba. E quello che lo fa veramente è l'ingegner Firrao, parlando appunto di esposizione a onda esplosiva, presenza di geminazioni e slittamenti multipli, cioè di alterazioni dei metalli che si possono riscontrare in presenza di un'esplosione. Tenga conto che questo aeroplano, peraltro, era stato soggetto a un urto importante, a una velocità di, secondo me, almeno 200 nodi, cioè 360 km/h, un incendio, e quindi io mi aspetterei che qualche alterazione dei metalli ci possa essere stata come conseguenza di questo urto. E Casarosa comunque contesta che le geminazioni o gli slittamenti multipli possono essere esclusivamente associati a esplosione dovuta a una bomba. Non è assolutamente d'accordo. Dopodiché contesta tutta una serie di affermazioni di Calia, quella dei testimoni oculari, tutta una serie di altre affermazioni appunto che lui fa. Non era a conoscenza purtroppo il Casarosa a quel tempo del fatto che c'erano le prove schiaccianti che ISNAI non poteva essere a Catania in quei giorni e quindi l'ISNAP non poteva essere stato sabotato e quindi non riesce a contrastare forse con adeguata decisione la tesi del Calia. Ma insomma è assolutamente su una direttrice opposta a quella del Calia, cosa che non gli piace, tant'è vero che alla fine nasce pure una controversia sulle competenze che gli dovevano essere saldate come perito e che il procuratore deve dirimere, cosa abbastanza antipatica anche da raccontare sinceramente. Subito dopo l'incidente di Bascapè, l'ENI si accorge finalmente che questi aerei sono totalmente inidonei a trasportare personalità del calibro di Enrico Mattei e quindi l'ENI decide di vendere l'aereo gemello, quello che doveva essere a Catania ma a Catania non era, e lo vende negli Stati Uniti. Questo aereo negli Stati Uniti passa attraverso veramente decine e decine di proprietari e uno di questi
fu anche John Travolta, che addirittura lo esibì in uno dei suoi film, che adesso non mi ricordo come si chiama sinceramente. Senti chi parla, qualcosa del genere, c'è lui, sì, qualcosa del genere, e c'è lui con una donna che volano, eccetera. Dopodiché Travolta lo vende ad altri proprietari e l'ultimo proprietario è questo Dave Bennett che io ho conosciuto, il quale addirittura ne aveva 4 di Moran, era innamorato del Moran Saunier 760, ma stava diventando vecchio, la moglie gli diceva basta con questi giochetti, e decide di vendere tutti questi aerei a un appassionato franco-svizzero di base a Dole, in Francia, e che si chiama Francisco Agullo, e assieme al suo socio Jean-Pierre Parison acquistano in blocco questi 4 aerei. E quindi ci ritroviamo che a Dole, in Francia, c'è sopravvissuto a tutte queste peripezie e a tutte queste vicende il famoso aereo gemello ISNAI, miracolo incredibile. Perché alla fine della fiera, ai fini della mia vicenda, la cosa più importante di questo aereo era la documentazione che lo accompagnava e quindi il libretto dell'aeromobile originale del 1959, emesso dalla fabbrica, dalla Moran Saunier, in cui, come ho detto, non figurava assolutamente il volo a Catania il 26-27 di ottobre del 1962. E io ho deciso che questa era una testimonianza troppo importante. L'aeroplano, ripeto, era aeronavigabile fino al novembre dell'anno scorso. Io ho fatto l'abilitazione, la mia prima abilitazione su aviogetto su quell'aeromobile. Non era un aeroplano particolarmente difficile, sinceramente, però la mia testimonianza veramente conta poco perché io non ho volato su altri jet. Però non mi sembrava un aeroplano particolarmente difficile, un classico addestratore. E che cosa è successo? Che, insomma, io da 45 anni ho sempre avuto per le mani, per un verso o per un altro, un aeroplano. Questo qua, tra l'altro, essendo un aereo vetusto, non certificato, con tutta una serie di problemi, veniva via a un prezzo molto ragionevole. E decisi di comprarlo per portarlo in Italia. Tra l'altro, non essendo certificato, avrei dovuto fare tutta una trafila come aereo storico, orfano, ci sono tutte le definizioni di questo tipo di aeroplano. E decisi che l'avrei portato in Italia, solamente che lì intervenne mia moglie che mi disse io su quell'aereo non ci salirò mai e tu non ci farai mai salire i miei figli. E devo dire che non è che ci avesse tutti i torti, perché insomma, oddio, per carità, in America ci volano e ci hanno volato, però evidentemente un po' la fama con l'incidente di Mattei di cui avevo sentito parlare, un po' effettivamente la scomodità della cabina di pilotaggio terribile, un po' evidentemente la vetustà. Insomma, mia moglie mi ha convinto che era meglio farne un pezzo da museo. E bene ho fatto, perché adesso questo aeroplano, che io ho donato al Museo di Volandia per tutta una serie di motivi, tra cui l'affetto per quella zona in cui ho avuto una carriera formidabile fin da quando ho fondato l'Air Europe e ne sono stato il presidente per 11 anni, poi adesso da più di 20 anni come presidente di Neos. Ecco, io ho fatto questo dono come proprio testimonianza di affetto per quell'area in cui opero da tantissimi anni. 2 per la stima per questo museo, che è un bellissimo museo, e quindi ho pensato effettivamente fosse una cosa molto meglio fatta piuttosto che tentare di gestire un aeroplano
che sarebbe stato complicatissimo gestire, motori non certificati, Turbomeca Marboré 6, sarebbe stato veramente impossibile. Era molto meglio collocarlo nel Museo di Volandia come testimonianza eterna di come si può mistificare. E infatti il professor Aleggi, se voi avrete occasione di visitare il Museo di Volandia, ha costruito tutta una serie di pannelli in cui racconta tutta la storia, anche delle svariate indagini che hanno relative a questo incidente, la storia di questo aereo. Insomma, adesso l'ISNAI collocato a Volandia è veramente una testimonianza eterna di una invenzione che è quella dell'attentato che uccise Mattei. La domanda che ci dobbiamo fare, perché ok, adesso sono passati tanti anni, perché dal 95 ormai sono 30 anni, ma se uno chiede in Italia ma come è morto Mattei, una percentuale molto alta dice probabilmente è stata una bomba. Allora, perché ha attecchito questa versione dei fatti quando ci sono ben 3 perizie e indagini? La prima, ripeto, tecnica, la seconda quella penale di Pavia, dei colleghi di Pavia, e la terza del professor Carlo Casarosa. Come mai attecchisce proprio la tesi della bomba? Ma è semplicissimo. Io ho fatto la domanda a un paio di questi motori di ricerca di intelligenza artificiale. Se tu trasformi un incidente in un attentato, ma lo sai di quanto aumenta l'audience? Del 500%. Quindi tu vendi libri, vendi più trasmissioni, ti fai, come ha fatto Purgatori e Minoli su questa vicenda, vendi alla RAI dei filmati, perché Purgatori e Minoli hanno fatto questo, vendi anche delle serie. Per esempio, la miniserie prodotta dai Bernabei, dalla Lux Vide, Mattei, l'uomo che guardava al futuro, alla fine nei titoli, prima di tutto si vede l'aereo che esplode in volo, cosa che nessun perito nominato nemmeno da Calia ha mai potuto affermare, perché l'aeroplano è arrivato a terra integro e su questo ci sono prove inoppugnabili. Poi nei titoli di coda si parla che Calia ha trovato tracce di esplosivo sull'aeroplano. Falso, totale. I periti di Calia, nominati da Calia, gli altri, non Casarosa, ma Brandimarte, Firrao e De Logu, hanno escluso recisamente che ci fossero tracce di esplosivo sul velivolo ISNAB. E l'unica cosa che hanno detto è: ma c'è la possibile esposizione a onda esplosiva che abbiamo trovato su l'anello di Mattei, l'orologio di Mattei e uno strumento del Morand Saunier, che era il cosiddetto indicatore triplo, il quale peraltro è stato trafugato da un dirigente dell'ENI, quindi mi è stato fatto subito osservare dai tecnici dell'ANSV che non ha nessun valore un accertamento fatto ai fini di un incidente aereo su uno strumento che è stato trafugato e tenuto per 30 anni da un dirigente dell'ENEA, perché si è interrotta quella che si chiama in gergo tecnico la catena forensica della custodia. Quindi già lì nessun valore, perché chissà a cosa è stato sottoposto. Ma gli altri 2 elementi sarebbero l'anello e l'orologio di Mattei. Esposizione ad onda esplosiva. Non tracce di esplosivo, che loro hanno esplicitamente nelle loro perizie escluso. Quindi rimane il fatto che per quale ragione dovrebbero avere più credibilità queste perizie rispetto a quelle delle commissioni
della commissione tecnica e di quella penale. Molte di queste teorie della cospirazione partono da quel bellissimo film di Rosi che si chiama Il caso Mattei. Bellissimo perché Rosi era un grandissimo artista, sinceramente. E tutto questo suo film, fino a poco prima della fine, è avvolto in questa nube di cospirazione in cui, diciamo, siccome Mattei era inviso a molti, è possibile che qualcuno gli volesse talmente male dal volerlo uccidere. Qual è la cosa interessante del film di Mattei, se uno se lo va a rivedere? Premetto che io conoscevo molto bene Franco Rosi, ero molto amico suo, della moglie, negli anni 70 l'ho frequentato molto spesso ed era una persona molto onesta. E se uno si va a rivedere quel film e si rivede la scena finale dell'incidente, è interessantissimo, perché si vede l'aeroplano avvolto in un temporale micidiale, lampi e fulmini, e il pilota che perde il controllo dell'aeroplano, direi in un CB, cioè in un cumulonimbo. Cosa voglio dire con questo? Che alla fine, siccome era una persona onesta, ha voluto lasciare allo spettatore un dubbio. Non si vede assolutamente una bomba che deflagra quando l'aereo perde, quando Bertuzzi perde il controllo e precipita. Si vede lampi, fulmini, il pilota e Mattei che guardano abbastanza terrorizzati questa situazione meteorologica intorno a loro. Dopodiché si vede la barra che vibra, perché evidentemente è andato in stallo l'aeroplano, c'era lo stick shaker su quell'aeroplano, e l'aeroplano che va giù. Rosi ha voluto lasciare alla fine il dubbio che sì, Mattei sarà stato inviso, tutto quello che vuoi, ci poteva stare che qualcuno pensasse a ucciderlo in un attentato, ma alla fine mica è detto che quell'incidente aereo fosse un attentato. Però tutti i seguaci dell'attentato hanno strumentalizzato quel film, perché si vede tra l'altro una scena che è stata riprodotta da altri che hanno fatto filmati o miniserie tipo quella appunto della Lux Vide su Mattei, perché si vede quella scena falsa totalmente di due tecnici che dalla loro stazione vanno verso l'aereo di Mattei, scortati da un carabiniere, e cominciano ad armeggiare sull'aeroplano per qualche minuto e poi tornano indietro. A parte il fatto che per installare la bomba del tipo di quella ipotizzata dal Calia ci sarebbero voluto, a detta di tutti i tecnici della Morand Saunier, qualcosa come ci sarebbero volute 12 ore di lavoro di svariati tecnici, tale era la complessità dell'ordigno da lui immaginato, perché sa, la bomba a pressione, uno la mette lì, tac, o a tempo, la piazza lì e non c'è problema. Ma un ordigno legato al meccanismo di uscita del carrello, una roba di una complessità incredibile, ci devi lavorare 12 ore, infatti lui inventa che l'aeroplano era stato manomesso in hangar, però questi filmati fanno vedere questa scena che è totalmente falsa. È falsa perché la bomba non poteva, se mai uno volesse credere, essere stata collocata sull'aeroplano in quel modo, ed è falsa perché lo stesso Calia testimonia e ha ottenuto testimonianze in questo senso che l'aeroplano era stato sotto il continuo, era stato piantonato dagli addetti alla sicurezza dell'aeroporto di Catania a Fontanarossa e sotto la continua sorveglianza del comandante Bertuzzi. Quindi diciamo, fino a quel punto lì il buon Francesco Rosi è sull'onda dell'attentato, del coso, però poi nella scena finale, andatevela a rivedere perché ne vale la pena, lui per l'onestà intrinseca dell'uomo
lascia un dubbio allo spettatore.